Ciao, sono il dottor Max, della PharmaMax, che si occupa della pubblicazione dei foglietti illustrativi dei farmaci, in formato video, dove io personalmente vi leggerò i bugiardini. In questo video ti leggo il bugiardino del farmaco. Aubagio Sanofi SRL. Ultimo aggiornamento. 17 novembre 2021. Cos'è Aubagio? Confezioni, informazioni commerciali sulla prescrizione, indicazioni, posologia, controindicazioni, avvertenze speciali e precauzioni di impiego, interazioni con altri medicinali e altre forme di interazione. Assumere Aubagio durante la gravidanza e l'allattamento, effetti sulla capacità di guidare veicoli e sull'uso di macchinari, effetti indesiderati, sovradosaggio, proprietà farmacodinamiche, proprietà farmacocinetiche, dati preclinici di sicurezza, elenco degli eccipienti farmaci esteri. Cos'è Aubagio? Aubagio è un farmaco a base del principio attivo teriflunomide, appartenente alla categoria degli inotropi, simpatico-mimetici più antiallergici e nello specifico immunosoppressori ad azione selettiva. È commercializzato in Italia dall'azienda Sanofi SRL. Aubagio può essere prescritto con ricetta RR, medicinali soggetti a prescrizione medica. Confezioni Aubagio 14 mg 28 compresse rivestite con film. Informazioni commerciali sulla prescrizione titolare. Sanofi Aventis Group SA. Concessionario. Sanofi SRL. Ricetta. RR, medicinali soggetti a prescrizione medica classe A. Principio attivo. Teriflunomide. Gruppo terapeutico. Inotropi, simpatico-mimetici più antiallergici. Forma farmaceutica. Compressa rivestita. Indicazioni Aubagio è indicato per il trattamento di pazienti adulti affetti da sclerosi multipla, SM, recidivante remittente. Si prega di far riferimento al paragrafo 5.1 per informazioni importanti sulla popolazione per la quale è stata stabilita l'efficacia. Posologia. Il trattamento deve essere iniziato e supervisionato da un medico esperto nella gestione della sclerosi multipla. Posologia. La dose raccomandata di teriflunomide è di 14 mg una volta al giorno. Popolazioni particolari: anziani. In considerazione dei dati insufficienti di sicurezza ed efficacia, Aubagio deve essere usato con cautela nei pazienti di età pari e superiore a 65 anni. Compromissione renale. Non è necessario alcun aggiustamento della dose per i pazienti con compromissione renale lieve, moderata e grave non sottoposti a dialisi. I pazienti con compromissione renale grave sottoposti a dialisi non sono stati valutati. Teriflunomide è controindicata in questa popolazione, vedere paragrafo 4.3. Compromissione epatica. Non è necessario alcun aggiustamento della dose per i pazienti con compromissione epatica lieve e moderata. Teriflunomide è controindicata nei pazienti con compromissione epatica grave, vedere paragrafo 4.3. Popolazione pediatrica. La sicurezza e l'efficacia di teriflunomide nei bambini di età compresa tra 10 e meno di 18 anni non è stata stabilita. Non c'è un uso rilevante di teriflunomide in bambini di età compresa tra la nascita e meno di 10 anni per il trattamento della sclerosi multipla. Non ci sono dati disponibili. Modo di somministrazione. Le compresse rivestite con film sono per uso orale. Le compresse devono essere deglutite intere con un po' d'acqua. Aubagio può essere assunto con o senza cibo. Controindicazioni: ipersensibilità al principio attivo o ad una qualsiasi degli eccipienti elencati al paragrafo 6.1. Pazienti con compromissione epatica grave, classe KILD PUC. Donne in stato di gravidanza o in età fertile che non utilizzano una contraccezione affidabile durante il trattamento con teriflunomide e successivamente finché i suoi livelli plasmatici sono superiori a 0,02 mg/L, vedere paragrafo 4.6. Occorre escludere la presenza di una gravidanza prima dell'inizio del trattamento, vedere paragrafo 4.6. Donne che allattano con latte materno, vedere paragrafo 4.6. Pazienti in stati di immunodeficienza grave, ad esempio la sindrome da immunodeficienza acquisita, AIDS. Pazienti con funzionalità del midollo osseo compromessa in modo significativo o con forme significative di anemia, leucopenia, neutropenia o trombocitopenia. Pazienti con infezione in atto grave fino alla risoluzione, vedere paragrafo 4.4. Pazienti con compromissione renale grave sottoposti a dialisi, perché l'esperienza clinica in questa popolazione di pazienti è insufficiente. Pazienti con ipoproteinemia grave, ad esempio in sindrome nefrosica. Avvertenze speciali e precauzioni di impiego. Monitoraggio prima del trattamento. Prima di iniziare il trattamento con teriflunomide è necessario valutare
pressione arteriosa, alanina aminotransferasi barra transaminasi sierica glutammico piruvica, alt barra SGPT, emocromo completo con formula leucocitaria e conta, vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Interazioni con altri medicinali e altre forme di interazioni farmacocinetiche di altre sostanze sulla teriflunomide. La via di biotrasformazione primaria per teriflunomide è l'idrolisi, mentre l'ossidazione è una via minore. Induttori potenti del citocromo P450, CYP, ed EI, vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Assumere Aubagio durante la gravidanza e l'allattamento. Posso prendere Aubagio durante la gravidanza e l'allattamento? Uso nei soggetti di sesso maschile. Il rischio di tossicità embriofetale maschio mediata indotto dal trattamento con teriflunomide è considerato basso, vedere paragrafo 5.3. Gravidanza. I dati relativi all'uso della teriflunomide, vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Effetti sulla capacità di guidare veicoli e sull'uso di macchinari. Aubagio non altera o altera in modo trascurabile la capacità di guidare veicoli e di usare macchinari. In caso di reazioni avverse quali capogiro, che sono state segnalate con il composto di origine leflunomide, la capacità del paziente di concentrarsi e di reagire in modo corretto può essere compromessa. In questi casi, i pazienti devono astenersi dal guidare veicoli e usare macchinari. Effetti indesiderati. Riassunto del profilo di sicurezza. Complessivamente 2267 pazienti sono stati esposti a teriflunomide, 1155 a teriflunomide 7 mg e 1112 a teriflunomide 14 mg, una volta al giorno per una, vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Sovradosaggio. Sintomi. Non vi è esperienza su sovradosaggio o intossicazione da teriflunomide nell'uomo. Teriflunomide 70 mg al giorno è stata somministrata fino a 14 giorni in soggetti sani e le reazioni avverse erano compatibili con il profilo di sicurezza della teriflunomide nei pazienti affetti da SM. Gestione. In caso di sovradosaggio o intossicazione rilevante, si raccomanda di somministrare colestiramina o carbone attivo per accelerare l'eliminazione. La procedura di eliminazione raccomandata prevede 8 g di colestiramina 3 volte al giorno per 11 giorni. Se questa posologia non è ben tollerata, è possibile somministrare 4 g di colestiramina 3 volte al giorno per 11 giorni. In alternativa, qualora la colestiramina non fosse disponibile, è possibile altresì somministrare 50 g di carbone attivo 2 volte al giorno per 11 giorni. Inoltre, se necessario per motivi di tollerabilità, la somministrazione di colestiramina o di carbone attivo non deve obbligatoriamente avvenire in giorni consecutivi, vedere paragrafo 5.2. Proprietà farmacodinamiche. Categoria farmacoterapeutica. Immunosoppressivi ad azione selettiva, codice ATC L04A31. Meccanismo d'azione. La teriflunomide è un farmaco immunomodulante caratterizzato da proprietà antinfiammatorie, che inibisce in modo selettivo e reversibile l'enzima. Proprietà farmacocinetiche. Assorbimento. Il tempo mediano per raggiungere le concentrazioni plasmatiche massime è compreso tra 1 e 4 ore post dose dopo la somministrazione orale ripetuta di teriflunomide, con una biodisponibilità elevata, circa, dati preclinici di sicurezza. La somministrazione orale ripetuta di teriflunomide a topi, ratti e cani per periodi rispettivamente fino a 3, 6 e 12 mesi ha rivelato che i bersagli principali della tossicità erano: elenco degli eccipienti, nucleo della compressa, lattosio monoidrato, amido di mais, cellulosa microcristallina, sodio amidoglicolato, tipo A, idrossipropilcellulosa, magnesio stearato, rivestimento della compressa, ipromellosa, biossido di titanio, E171, talco macrogol 8000. Indigo. Fonte, foglietto illustrativo. AIFA, Agenzia Italiana del Farmaco. Le informazioni presenti possono non risultare essere aggiornate. Per avere accesso alla versione più aggiornata, si consiglia l'accesso al sito web dell'AIFA, Agenzia Italiana del Farmaco. Grazie per avermi seguito fino a qui, spero che la PharmaMax ti sia stata utile. Iscriviti al canale e sarai informato sulla pubblicazione dei nuovi video bugiardini. Buon proseguimento, ci vediamo al prossimo farmaco esaminato.